Incontrare la Siria per me è stato come incontrare una persona che ti racconta del suo passato difficile. La tragedia della guerra, la distruzione, il non senso di un conflitto. Mi sono sentita come se stessi camminando dentro una ferita aperta che nei punti dove non è curata grida di dolore. Le donne siriane, e le ho immaginate tante da sole dopo il conflitto, aver perso i loro uomini. In Siria, tra macerie, tra distruzione, ho scorto tanta bellezza, malgrado tutto, tanti sorrisi e tantissima aderenza alla realtà. Come incontrare una persona che ti racconta che ha dovuto affrontare inaspettatamente delle fatiche e le ha affrontate tutte con grande dignità, con grande coraggio e con grande fede. Ma le ho sempre viste con sguardi molto fieri e ricchi di speranza. Le persone che ho incontrato tutti i giorni erano dei bambini che sorridevano nel giocare in mezzo alle macerie, nello stare insieme tra loro e ci guardavano con un senso di accoglienza, di apertura gratuita. E poi questa bellezza della fede l'ho anche percepita nella testimonianza commossa del sacerdote di Malula, che accompagnandoci davanti ad una casa è stato dicendoci che lì, durante la guerra, gli uomini dell'ISIS avevano catturato 3 giovani e avevano cercato di convincerli a convertirsi, ma questi giovani hanno resistito, hanno rifiutato di convertirsi. D'altro canto invece la parte bellissima, le testimonianze di cuore, persone meravigliose e l'accoglienza che abbiamo avuto dalle comunità. Accoglienza che ci hanno trattato e ci siamo sentiti fratelli. Mi ricordo questo incontro con questo ragazzo che all'uscita da una moschea mi ha detto "Thank you for visiting Syria", ed è una cosa che mi ha colpito molto perché era un'affermazione che non aveva alcun secondo fine, nel senso che non mi ha chiesto niente in cambio, semplicemente mi ha ringraziato per essere lì in quel momento nel suo paese. Ogni posto che abbiamo incontrato, ogni persona che abbiamo conosciuto ci ha regalato incondizionatamente dei pezzi di sé. La Siria per me è stata un'esperienza di abbondanza. Di ogni cosa ho ricevuto tanto, ho ricevuto più di quanto mi aspettassi. Per loro è stato naturale darci da mangiare, per loro è stato naturale aprirci le porte delle loro case, per loro è stato naturale raccontarci quella che è stata davvero la loro storia. Lo stesso messaggio l'ho ricevuto anche da ragazzi più giovani che ci hanno accolto la prima sera a Damasco perché eravamo per loro come degli amici, anche se era la prima volta che ci vedevano. Ho avuto la netta sensazione di respirare a pieni polmoni, di sentirmi a casa. La cosa che mi ha colpito in particolare è stata quanto loro riescano ad essere ospiti e ospitali nei confronti del loro stesso popolo. Mi riferisco in particolare agli incontri, ai luoghi, alle esperienze vissute, ai dialoghi, ma anche ai cibi, all'arte, alla bellezza. E la Siria è una terra stupenda, bellissima, con tantissima storia, con tantissimi siti stupendi, città stupende, è un popolo stupendo e mi sono resa conto che i miei occhi sono stati evangelizzati dalla vulnerabilità, dalla bellezza e dai limiti che ho sperimentato durante questa esperienza. Questi incontri per me sono dei nutrimenti per l'anima perché mi insegnano a ricostruire lì dove si è creata distruzione. Questo calore che noi abbiamo ricevuto in svariate forme durante il nostro viaggio è proprio quello che conservo di più della Siria. Il piacere di poter riconoscere Dio in ogni volto che incontro per la strada. Desiderosi di incontro, questo sguardo, questi occhi curiosi e bisognosi di essere viste. Quello che sto ricevendo, che ho ricevuto e che porto tutti i giorni nella mia vita è questo desiderio di guardare alla realtà con gioia, anche in mezzo alle sofferenze. C'è un punto di luce in tutti, in primis nelle persone che ho incontrato in Siria, perché me lo hanno dimostrato,
è un popolo stupendo e ha bisogno di ricordarselo, e per ricordarselo però ha bisogno anche di noi.